Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so essere sulla bocca di tutti. Un argomento che infiamma i gossip e che riguarda due delle figure più amate del panorama televisivo turco, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Sì, oggi andremo a sviscerare quella che da anni è considerata una presunta rivalità, una sorta di, chiamiamola così, amore e odio tra questi due talentuosi attori. Sappiamo tutti quanto i fan siano appassionati e come ogni piccolo gesto, ogni sguardo, ogni dichiarazione venga analizzata al microscopio. Ed è proprio per questo che oggi cercheremo di fare chiarezza, di capire cosa c'è di vero, cosa è frutto della speculazione e, soprattutto, di dare un'occhiata a quella che potrebbe essere la verità dietro le quinte. Prima di cominciare, però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, ovviamente. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tante altre chicche sul mondo del cinema, della televisione e, perché no, anche un po' di gossip ben informato. E ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nel cuore della questione Burak Özçivit Neslihan Atagul. La storia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, nasce sul set Burak e Neslihan, entrambi giovani, belli e incredibilmente talentuosi. Vengono scelti per interpretare i protagonisti di una serie televisiva che si rivelerà un successo planetario, Kara Sevda, in italiano conosciuta come Endless Love. Una serie drammatica, intensa, piena di passione e colpi di scena, che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. E qui iniziano le speculazioni. Sul set, l'alchimia tra i due attori è palpabile. Le scene d'amore sono intense, realistiche, cariche di emozione. Ovviamente, i fan impazziscono e iniziano a sognare una storia d'amore anche nella vita reale. La chimica c'è, è innegabile, ma è davvero amore? O è solo la bravura di due professionisti che stanno facendo il loro lavoro? Ed ecco che iniziano a circolare le prime voci, litigi sul set, incomprensioni, sguardi di sfida. Insomma, tutto quello che serve per alimentare un bel gossip. Si dice che Neslihan non sopportasse l'eccessiva attenzione che Burak riceveva da parte dei media, che si sentisse messa in ombra dalla sua popolarità. Si dice anche che la moglie di Burak, l'attrice Fariye Evcen, fosse gelosa dell'intesa tra il marito e Neslihan. Insomma, un vero e proprio dramma a puntate. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? Difficile dirlo con certezza. Nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito apertamente queste voci. Burak e Neslihan si sono sempre limitati a dichiarazioni diplomatiche, parlando di un rapporto professionale e di rispetto reciproco. Fariye Evcen, dal suo canto, ha sempre mostrato grande sicurezza e tranquillità, minimizzando le voci di gelosia. E qui arriviamo al punto cruciale, la verità. Qual è la verità? Probabilmente, la verità sta nel mezzo. È plausibile che sul set ci siano state delle tensioni, delle incomprensioni. Dopotutto, si tratta di due personalità forti, abituate a stare sotto i riflettori, impegnate in un progetto che ha richiesto un grande sforzo emotivo e fisico. È anche possibile che la pressione mediatica e l'attenzione dei fan abbiano contribuito ad alimentare queste tensioni. Ma è altrettanto plausibile che si tratti semplicemente di voci ingigantite dai media, di pettegolezzi senza fondamento. Burak e Neslihan sono due attori professionisti, capaci di separare la vita privata dal lavoro. Hanno dimostrato di essere in grado di lavorare insieme con successo, creando un prodotto di alta qualità che ha appassionato milioni di persone. E poi, non dimentichiamoci di una cosa fondamentale. Neslihan è felicemente sposata con l'attore Kadir Dulu. Una coppia affiatata, innamorata, che non ha mai dato adito a pettegolezzi o speculazioni sulla loro relazione. Kadir ha sempre sostenuto la carriera di Neslihan, dimostrando di avere grande fiducia in lei e nel loro amore. Quindi, tirando le somme, cosa possiamo concludere? Che forse, dietro tutta questa presunta rivalità, c'è semplicemente la storia di due attori che hanno lavorato insieme, con professionalità e impegno, per realizzare un grande progetto. Che le tensioni, le incomprensioni, i pettegolezzi fanno parte del gioco, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici così esposti mediaticamente. E che, alla fine, la verità è che non sappiamo la verità. Possiamo solo basarci su voci, indiscrezioni, interpretazioni. Ma la realtà dei fatti, quella che si è consumata realmente sul set, la conoscono solo Burak e Neslihan. Ed è giusto così.
Hanno il diritto di proteggere la loro privacy, di non rendere conto a nessuno delle loro scelte e dei loro sentimenti. Noi, come fan, possiamo ammirare il loro talento, appassionarci alle loro storie, ma dobbiamo sempre ricordare di rispettare i loro confini e la loro vita privata. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su questa intricata vicenda. Ricapitolando brevemente, abbiamo analizzato le voci di una presunta rivalità tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, nata sul set della serie Kara Sevda. Abbiamo esplorato le possibili cause di queste tensioni, le speculazioni dei media e le dichiarazioni dei diretti interessati. E abbiamo concluso che la verità è probabilmente più complessa e sfumata di quanto si possa immaginare. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato interessanti le mie riflessioni. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione su questa vicenda. Credete che ci sia davvero rivalità tra Burak e Neslihan? O pensate che sia solo una montatura mediatica? E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ho in serbo per voi tante altre sorprese, tante altre storie da raccontare e tanti altri argomenti da approfondire. Quindi, cosa state aspettando? Cliccate sul pulsante mi piace, condividete questo video e iscrivetevi al mio canale. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma aspettate, perché la storia è ancora più succosa di quanto sembri. Prima di chiudere definitivamente questo capitolo e passare ad altre avventure nel mondo scintillante del cinema turco, voglio scavare ancora più a fondo. Voglio analizzare nel dettaglio alcuni momenti chiave, alcune dichiarazioni sfuggenti e alcune coincidenze sospette che hanno contribuito ad alimentare questa saga. Perché, diciamocelo chiaramente, dietro ogni grande successo c'è sempre una dose di dramma, di intrighi e di segreti non detti. Innanzitutto, concentriamoci sulla serie Kara Sevda. Il successo è stato travolgente, inimmaginabile. La chimica tra Burak e Neslihan, come dicevo prima, era innegabile. Ma analizziamo un po' più da vicino queste scene d'amore. Erano davvero frutto della bravura attoriale o c'era qualcosa di più? Alcuni fan, i più romantici, hanno notato sguardi particolarmente intensi, sorrisi complici, un'energia palpabile che andava oltre la semplice recitazione. Addirittura sono stati analizzati i fotogrammi delle scene più intime, alla ricerca di microespressioni, di dettagli impercettibili che potessero rivelare la verità. Forse è esagerato. Forse è solo frutto della fantasia dei fan, ma è innegabile che queste interpretazioni abbiano contribuito ad alimentare il mito di un amore proibito, di una passione repressa. E poi ci sono le interviste. Ricordate quella famosa intervista in cui a Neslihan è stato chiesto direttamente del suo rapporto con Burak? La sua risposta è stata quantomeno evasiva. Ha parlato di rispetto professionale, di collaborazione, di un'esperienza lavorativa intensa e gratificante. Ma non ha mai menzionato un'amicizia profonda, un legame personale. Alcuni hanno interpretato questa mancanza di calore come una conferma indiretta della presunta rivalità. Altri, invece, hanno sostenuto che Neslihan, semplicemente, voleva proteggere la sua vita privata e non alimentare ulteriormente il gossip. E cosa dire di Fahriye Evcen? La sua presenza, seppur indiretta, è stata fondamentale in questa storia. Si dice che fosse gelosa della popolarità di Neslihan e dell'attenzione che Burak le dedicava. Alcune fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Fahriye spesso si recava sul set di Kara Sevda per controllare Burak e che non vedeva di buon occhio l'intesa tra lui e Neslihan. Addirittura, si vociferava che avesse imposto a Burak di limitare i contatti con Neslihan al di fuori del set. Sarà vero? Difficile dirlo con certezza. Ma è indubbio che la sua figura abbia contribuito a creare un'aura di tensione e di mistero intorno a questa vicenda. Un altro elemento da considerare è la popolarità sui social media. Burak e Neslihan sono entrambi seguitissimi sui social, con milioni di follower in tutto il mondo. Durante la messa in onda di Kara Sevda, i loro profili erano letteralmente presi d'assalto dai fan, che commentavano ogni loro post, ogni loro foto, alla ricerca di indizi che potessero confermare o smentire le voci di rivalità. E, puntualmente, i fan trovavano qualcosa da commentare, un like sospetto, un commento ambiguo,
un'assenza ingiustificata. Insomma, i social media sono diventati un vero e proprio campo di battaglia, dove i fan si scontravano a colpi di tweet e di commenti, alimentando ulteriormente i gossip. Ma la cosa più interessante, a mio avviso, è il silenzio dei diretti interessati. Burak e Neslihan hanno sempre mantenuto un profilo basso, evitando di commentare direttamente le voci di rivalità. Questa strategia, da un lato, ha contribuito a proteggere la loro privacy. Dall'altro, però, ha alimentato ulteriormente il mistero, lasciando spazio a ogni tipo di interpretazione. Se avessero negato categoricamente le voci, forse il gossip si sarebbe spento più rapidamente. Ma il loro silenzio, in qualche modo, ha legittimato le speculazioni, trasformando questa presunta rivalità in una vera e propria leggenda. E poi, c'è da considerare il contesto culturale. In Turchia, il gossip è una vera e propria istituzione. Le riviste scandalistiche e i programmi televisivi dedicati alla vita delle celebrità sono seguitissimi dal pubblico. E la rivalità tra Burak e Neslihan, in questo contesto, è diventata un vero e proprio caso mediatico, un argomento di cui si parla ovunque, dai salotti televisivi ai caffè. Forse, in un altro paese, questa storia sarebbe passata inosservata. Ma in Turchia, dove il gossip è considerato una forma d'arte, la rivalità tra Burak e Neslihan è diventata un fenomeno culturale. Ora, però, voglio fare un passo indietro e analizzare le carriere di Burak e Neslihan separatamente. Perché, diciamocelo chiaramente, entrambi sono attori di grande talento, capaci di interpretare ruoli diversi e di conquistare il pubblico con la loro bravura. Burak Özçivit, con il suo fascino mediterraneo e il suo sguardo intenso, è diventato uno dei volti più amati della televisione turca. Ha recitato in numerose serie televisive di successo, interpretando ruoli da protagonista e dimostrando di essere un attore versatile e carismatico. Il suo successo è dovuto anche alla sua capacità di comunicare con il pubblico, di creare un legame emotivo con i fan. Burak è un vero e proprio sex symbol, un'icona di stile e di eleganza. Neslihan Atagul, dal canto suo, è un'attrice più introspettiva, più complessa. Il suo talento è indiscutibile, la sua capacità di trasmettere emozioni è straordinaria. Neslihan ha recitato in film e serie televisive di grande successo, interpretando ruoli impegnativi e dimostrando di essere un'attrice versatile e matura. La sua bellezza è diversa da quella di Burak, più delicata, più eterea. Neslihan è un'attrice che sa comunicare con gli occhi, che sa esprimere emozioni profonde senza bisogno di parole. Forse, la rivalità tra Burak e Neslihan è dovuta anche alla loro diversa personalità, al loro diverso approccio al lavoro. Burak è più estroverso, più sicuro di sé, più abituato a stare sotto i riflettori. Neslihan è più riservata, più introversa, più concentrata sul suo lavoro. Forse, queste differenze hanno creato delle tensioni sul set, delle incomprensioni. Forse, Burak e Neslihan semplicemente non si sono trovati, non sono riusciti a creare un legame personale. Ma, in fin dei conti, cosa importa? Ciò che conta è che entrambi sono attori di grande talento, capaci di regalare emozioni al pubblico, e che la loro rivalità, vera o presunta che sia, ha contribuito ad alimentare il mito di Kara Sevda, una serie televisiva che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Quindi, ragazzi, la prossima volta che sentirete parlare della rivalità tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, ricordatevi di questo video. Ricordatevi che la verità è probabilmente più complessa e sfumata di quanto si possa immaginare. E ricordatevi che, alla fine, ciò che conta è il talento di questi due attori, la loro capacità di emozionarci e di farci sognare. E ora, dimmi tu, cosa ne pensi di tutta questa storia? Lascia un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensi. E non dimenticare di iscriverti al mio canale per non perderti i prossimi video. Ho in serbo per te tante altre sorprese, tante altre storie da raccontare e tanti altri argomenti da approfondire. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte, nascosta tra le pieghe del gossip e le luci della ribalta. Ma forse è meglio lasciarla lì, a dormire sonni tranquilli. Perché a volte la verità è meno interessante della leggenda. Faccina ammiccante.